A warm welcome on my behalf. My name is Elke Majdic, and I'm responsible for communication at the Places Interact project. This project is aimed to accessible tourism, and we're asked to share our experiences on behalf of accessible tourism to a larger audience. This time we are invited by La Piccionaia, which is our lead partner in this Interact project. And it is about how theater and audio experiences can make cultural tourism more inclusive and, of course, more accessible. We are pleased to have with us today three speakers. The first one, ladies first, is Maria Grazia Marini, which is Head of Tourism Service of the Municipality of Ravenna. And the two artists who are involved in the Places Interact project at our lead partner La Piccionaia, which is Paola Rossi and Carlo Presotto. And the three of them will present us how different tools can enhance the experience of visitors with handicap, or all visitors, because that's the point. We are very, very fond that we have you here, and now I want to give the voice to, is it correct, to Maria Grazia Marini to tell us a little bit about her project and her point of view. Thank you, Maria Grazia. Buongiorno a tutti. Va bene se parlo in italiano? Okay. Yes, of course, because we've got the traduction, a simultaneous traduction. Ok, grazie. Grazie per questo invito. Un caro saluto anche a Carlo e a Paola, con cui abbiamo fatto non uno ma due progetti legati a questa bellissima cosa del Silent Play. Io vorrei condividere lo schermo, forse lo sta già condividendo qualcuno, quindi ok, vediamo se riesco a mostrarvi una presentazione che ho. Ok, vedete vedete il mio schermo? Ok, sì. Bene. Allora, non vi vedo più, non sono riuscita a dividere lo schermo fra voi e la mia presentazione. Ecco, per voi ho preparato qualche slide legate ovviamente alla città per la quale lavoro e per la quale mi occupo di turismo, Ravenna, fra ispirazione e accessibilità, cercando di interpretare al meglio il mandato che mi è stato dato per oggi pomeriggio. E mi fa piacere raccontarvi innanzitutto di due lavori realizzati insieme alla Piccionaia. Il primo è il Silent Play per Dante e il secondo è il Silent Play per due poeti. Il Silent Play per Dante è stato rilasciato nel 2020, nel settembre 2020, diciamo proprio in anticipo rispetto all'apertura del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, quindi un prodotto assolutamente innovativo e una rivisitazione della presenza del nostro Dante nei luoghi di Ravenna. E il Silent Play per Dante è stato preceduto dal lancio esattamente 6 anni fa, perché era il 25 marzo del 2020, da un filmato che in un certo senso giocava con questa cosa dell'ascoltare Dante con le super cuffie del Silent Play. Il Silent Play per Dante poi è diventato di recente, a partire da settembre dello scorso anno, un Silent Play per due poeti,
perché di recente ha aperto a Ravenna un museo dedicato a Byron. Byron ha vissuto almeno un paio d'anni nella nostra città e nella nostra città ha prodotto molti poemi ispirandosi anche a quella che qualche secolo prima era stata la presenza di Dante. Ma prima di parlarvi di questi progetti, vi mostro questo video che, come vi dicevo, è stato lanciato esattamente 6 anni fa. Oggi è il Dante D, peraltro. Il primo Dante D è stato istituito il 25 marzo del 2020, in un'epoca peraltro che ricordiamo in maniera piuttosto triste perché eravamo in piena pandemia, e noi abbiamo lanciato comunque online questo messaggio da Ravenna. Ecco che non mi parte, in realtà non riesco a far partire il video. Eccolo. Spero che vi arrivi anche il sonoro, anche se è solo un sonoro musicale. Allora, non vi vedo più, non sono riuscita a dividere lo schermo fra voi e la mia presentazione. Ecco, per voi ho preparato qualche slide legate ovviamente alla città per la quale lavoro e per la quale mi occupo di turismo, Ravenna, fra ispirazione e accessibilità, cercando di interpretare al meglio il mandato che mi è stato dato per oggi pomeriggio. E mi fa piacere raccontarvi innanzitutto di due lavori realizzati insieme alla Piccionaia. Il primo è il Silent Play per Dante e il secondo è il Silent Play per due poeti. Il Silent Play per Dante è stato rilasciato nel 2020, nel settembre 2020, diciamo proprio in anticipo rispetto all'apertura del 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, quindi un prodotto assolutamente innovativo e una rivisitazione della presenza del nostro Dante nei luoghi di Ravenna.
E il Silent Play per Dante è stato preceduto dal lancio esattamente 6 anni fa, perché era il 25 marzo del 2020, da un filmato che in un certo senso giocava con questa cosa dell'ascoltare Dante con le super cuffie del Silent Play. Il Silent Play per Dante poi è diventato di recente, a partire da settembre dello scorso anno, un Silent Play per due poeti, perché di recente ha aperto a Ravenna un museo dedicato a Byron. Byron ha vissuto almeno un paio d'anni nella nostra città e nella nostra città ha prodotto molti poemi ispirandosi anche a quella che qualche secolo prima era stata la presenza di Dante. Ma prima di parlarvi di questi progetti vi mostro questo video che, come vi dicevo, è stato lanciato esattamente 6 anni fa. Oggi è il Dante D, peraltro. Il primo Dante D è stato istituito il 25 marzo del 2020, in un'epoca peraltro che ricordiamo in maniera piuttosto triste, perché eravamo in piena pandemia, e noi abbiamo lanciato comunque online questo messaggio da Ravenna. Ecco che non mi parte, in realtà non riesco a far partire il video. Eccolo. Spero che vi arrivi anche il sonoro, anche se è solo un sonoro musicale. Ecco, questo per noi è collegato, questo video che noi chiamiamo Dante Pop è molto collegato all'esperienza del Silent Play per Dante, perché abbiamo messo questo giovane Dante in cuffia e lo abbiamo fatto girare anche con mezzi sostenibili, l'autobus, la bicicletta, in tutte quelle zone che caratterizzano la nostra città, e abbiamo cercato di mostrare quel patrimonio d'arte e di natura che ha certamente ispirato la sua produzione poetica. Questo è un video che ha avuto decine di migliaia di visualizzazioni in questi anni, e che, pur cominciando ad avere una certa età, è ancora
è ancora fresco, direi che funziona ancora. In questo video si vede quello che era l'itinerario di visita del Silent Play, la piazza San Francesco, la chiesa di San Francesco dove i funerali di Dante si sono tenuti, la tomba, i giardini pensili. Ecco, il lavoro che è stato fatto insieme alla Piccionaia è un lavoro che ha tenuto insieme la loro creatività e allo stesso tempo il rigore scientifico della narrazione e da parte nostra un impegno importante in gestione della logistica, gestione dei servizi e promozione di questa nuova tipologia di esperienza che per noi era completamente nuova. Il Silent Play per Dante poi si è trasformato in un Silent Play per due poeti e quindi il tema dell'ispirazione che la bellezza del patrimonio di Ravenna può dare viene raccontata attraverso queste visite che si propongono tutti i venerdì pomeriggio e i sabati pomeriggio. Naturalmente l'itinerario è cambiato ed è cambiato anche in virtù del fatto che è stato aperto nel dicembre del 2024 questo nuovo museo dedicato alla permanenza di Byron a Ravenna. Ma vorrei aggiungere a questa bellissima esperienza che ci ha portato a conoscere la Piccionaia. Ci siamo incontrati grazie ad un progetto europeo, questo va detto, tra il 2018 e il 2019, si trattava di un progetto europeo dedicato all'accessibilità, era un Interreg, ma era un'Italia-Croazia, se non vado errata, e ci siamo incontrati all'Orto Botanico di Padova, un sito UNESCO dove la Piccionaia aveva dato voce alle piante e ai visitatori di quel luogo veramente meraviglioso. E quindi con le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante abbiamo pensato di esplorare questa nuova forma di esperienza di turismo culturale. Proseguo con qualche informazione su Ravenna, il cuore dell'offerta culturale turistica della nostra città è legato ovviamente all'essere sito UNESCO, un sito UNESCO composto da 8 monumenti, alcuni dei quali compaiono anche nel nostro video, ma ahimè non sono ricompresi all'interno della visita del Silent Play perché questi monumenti necessitano di un titolo di accesso, quindi hanno un biglietto che sarebbe troppo complesso riuscire a ricomprendere nella visita del Silent Play, che è invece intesa più come una passeggiata prevalentemente in luoghi all'aperto. In questi anni si è lavorato tantissimo sull'accessibilità di questi luoghi, tenendo conto anche delle diverse forme di bisogni speciali. Sono stati realizzati, qui vedete alcuni esempi, tra l'altro un'informazione piuttosto rilevante è che nessuno di questi 8 monumenti che compongono il sito di Ravenna è di proprietà del comune di Ravenna. 5 monumenti sono di proprietà dell'Opera di Religione di Ravenna, quindi dell'Arcidiocesi, quindi della Chiesa, 3 sono di proprietà dello Stato. Eppure il comune ha promosso a suo tempo la candidatura presso la lista del patrimonio dell'umanità e continua a coordinare i lavori di un tavolo di pilotaggio. Queste che vi mostro quindi sono esperienze di accessibilità non realizzate magari direttamente da noi come comune, ma dai proprietari e gestori di questi siti e da noi comune comunque promosse nell'ambito di un percorso di accessibilità che ci vede comunque lavorare sempre a stretto contatto. Questi sono pannelli tattili che riproducono alcuni dettagli di mosaici che
si trovano sulle pareti in questo caso siamo nella Basilica di Sant'Apollinare Nuovo, viene data quindi la possibilità di toccare ciò che non si potrebbe, ciò che non si può vedere. Accanto, ecco, questi pannelli ricorrono in tutti i monumenti dell'opera di religione, sono previsti anche nei monumenti dello Stato. Oltre al mosaico tattile sono presenti anche informazioni su quella che è l'architettura, la struttura del monumento, in questo caso è il battistero, in questa specifica immagine il battistero neoniano. Sono presenti inoltre video in lingua italiana dei segni ed è possibile avere accesso anche a lenti occhiali con lenti speciali per chi soffre di disturbi della vista tipo il daltonismo. Qui c'è un esempio di come cambi completamente la visione per persone che sono colpite da questo tipo di disturbo. Come vi dicevo, anche i monumenti che sono di pertinenza del demanio di Stato stanno realizzando progetti di questa natura. Qui vedete il battistero degli Ariani, il mausoleo di Teodorico, peraltro quest'anno ricorrono, il 30 agosto, pensate, sono esattamente 1500 anni dalla morte del re dei Goti Teodorico, che costituì in Italia il primo cosiddetto regno barbaro, che così barbaro in realtà non fu, perché in quel periodo si rilevò una pace che durò circa 40 anni, un periodo durante il quale i Goti di fede ariana e i Romani di fede cristiana convivevano tranquillamente, frequentando ognuno il suo battistero, la sua basilica, e quindi un periodo relativamente lungo, ecco, di pace per quell'epoca così turbolenta. Anche per il battistero, scusate, questo è il mausoleo di Teodorico. Anche per il mausoleo di Teodorico naturalmente sono presenti immagini e video in lingua italiana dei segni, e la stessa cosa avviene anche per la meravigliosa Basilica di Sant'Apollinare in Classe, che un tempo era collocata in riva al mare, che oggi si trova a circa 6 chilometri dal mare, ma che emerge comunque in tutta la sua maestosità nella campagna ravennate. Gli stessi strumenti sono utilizzati anche nel nostro Museo d'Arte della città di Ravenna. La sede viene chiamata da noi ravennati Loggetta Lombardesca, perché c'è una bellissima loggetta realizzata da Tullio Lombardo. Era un antico monastero riconvertito prima in Accademia di Belle Arti, oggi Museo d'Arte della città, e quello che qui vedete è un mosaico realizzato da Chagall, anch'esso dotato della sua versione tattile, che non soltanto può dare informazioni su come è realizzato il mosaico, ma anche su quella che è la tecnica di realizzazione di un'opera musica. E naturalmente anche qui video in lingua dei segni. Domus dei tappeti di pietra, antico porto di classe, il Museo Classis, un museo della città del territorio, sono altri istituti culturali che caratterizzano la nostra offerta culturale turistica, all'interno del quale si possono trovare strumenti come questa collezione di Ravenna per mano, che è molto amata dalle nostre guide. Si tratta di una raccolta di simboli molto importanti all'interno dei nostri mosaici, che vengono spiegati con un linguaggio semplificato, e che possono essere molto utili soprattutto quando si realizzano visite guidate per chi
possa essere affetto da disabilità di tipo cognitivo. Ecco, qui vedete la guida che sta lavorando, che siamo all'interno della Domus dei Tappeti di Pietra, sta lavorando con la scheda simbolo delle pecorelle, parlando di questo mosaico del Buon Pastore. Un'altra cosa, un'altra esperienza molto, molto interessante è la possibilità di effettuare una visita come se si fosse non vedenti, utilizzando questi presidi tattili che in questo caso riguardano elementi dell'architettura e modellini, questo era un modellino della Basilica di Sant'Apollinare in classe, e ci sono anche modellini degli elementi musivi che sono rappresentati all'interno dell'apparato a mosaico. E questo è un tipo di esperienza che dà la possibilità di vedere, ecco, vedere il mondo con altri occhi, non è forse il termine più corretto, ma di calarsi in una dimensione di percezione diversa e quindi di comprensione anche una migliore comprensione della diversità. Concludo con un'esperienza, un paio di esperienze che riguardano invece gli ambienti naturali che circondano il nostro territorio, che sono stati conosciuti, visitati, cantati sia da Dante che da Byron, le nostre spiagge, i nostri ambienti naturali. Il progetto Parco Marittimo, ecco, prima avete visto un giovane Dante andare in bicicletta su queste passerelle che portano fino in spiaggia. Si tratta di passerelle che sono accessibili ovviamente a chi ha mobilità ridotta. In altri ambienti naturali sono disponibili queste bici speciali e cargo bike che possono consentire alle famiglie che magari viaggiano con una persona affetta da disabilità motoria di godere di questa biciclettata, di questa escursione all'interno della pineta. E poi un'esperienza veramente straordinaria, uno stabilimento balneare aperto di recente nella località di Punta Marina. Punta Marina è a 6 km da Ravenna e è una località balneare. Ci sono 9 località balneari nel comune di Ravenna, 35 km di spiaggia. Questa è veramente un'eccellenza straordinaria. È uno stabilimento balneare che consente a tutte le persone con gravissime disabilità di potersi godere la giornata al mare, di potersi godere la giornata anche con il bagno al mare. Qui vedete ci sono delle postazioni, dei lettini dove si può avere un po' di privacy, magari per potersi cambiare, per poter espletare alcune manovre. A volte queste persone hanno bisogno di aspirazione. Ci sono queste sedie job che possono accompagnare i disabili gravi fino in acqua, e un gruppo nutritissimo di volontari assiste le famiglie e i disabili in questa vacanza, che è veramente per noi ormai una grande eccellenza. Concludo con una cosa recentissima che è ancora in corso, appena iniziata. Grazie ad un finanziamento straordinario della nostra regione abbiamo organizzato dei corsi di lingua italiana dei segni per le guide turistiche e per gli operatori addetti al bookshop, alla biglietteria, operatori museali, operatori di accoglienza turistica. Sono 2 corsi separati perché il linguaggio che viene insegnato alle guide turistiche è diverso dal linguaggio che viene insegnato agli operatori dell'accoglienza. C'è un grandissimo entusiasmo per questo percorso. Io mi rammarico di non essere riuscita a seguire le prime lezioni, quindi ormai non riesco più ad inserirmi nel percorso perché purtroppo ho perso le prime lezioni, ma quando vedo
le colleghe rientrare da queste sessioni. Vedo, diciamo, veramente una luce diversa nei loro occhi, perché anche scoprire l'incredibile dimensione di un nuovo linguaggio è un arricchimento straordinario, sicuramente per i nostri operatori, ma anche, immagino, per i nostri visitatori, i nostri turisti. Grazie, grazie per l'attenzione. Naturalmente resto con voi, disponibile a rispondere a eventuali domande o richieste di approfondimento. Grazie. Grazie mille, grazie per questo bellissimo intervento, mi è piaciuto un sacco questo video di Dante. Adesso ho il piacere di dare la parola a Paola e Carlo. Per favore. Grazie Ecke, piacere. Paola. Sì. Allora, noi in 25 minuti, se avrete la pazienza, forse anche 20, proviamo a raccontare di che cos'è allora questo metodo di creazione artistica che chiamiamo Silent Play, dove nasce e che possibilità offre a uno sviluppo di una progettazione for all, per tutti, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, delle risorse naturali e anche di quelle culturali. Allora, io comincio a raccontarvi intanto di questa cosa. Silent Play nasce nel 2010, è un formato di teatro partecipativo, centrato sul suono. Cioè è una scrittura di un testo teatrale, una drammaturgia dinamica, in cui i partecipanti vengono guidati in gruppo attraverso varie località, vari luoghi, da un performer conduttore che è collegato con loro tramite delle cuffie wireless. E quindi questo conduttore può far ascoltare delle tracce pre-registrate oppure può parlare in diretta. Appunto nel 2010 la nostra collaborazione presso il Centro di Produzione Teatrale La Piccionaia, qui a Vicenza, dove siamo ora, ha fatto nascere dalle prime sperimentazioni un'idea, allora era solo proprio un embrione, che si è sviluppata attraverso una serie di iniziative a livello locale, regionale, nazionale e anche internazionale in alcuni stati esteri. Sviluppata in partnership con tanti soggetti. Places, per esempio, è una rete che ci vede collaborare con dei soggetti che sono degli enti, dei musei civici. Siamo stati in questi paesi, soprattutto in Europa chiaramente, in Regno Unito, ma anche in Medio Oriente, in Giordania e in Centro America, a Panama. Per 86 progetti ad oggi realizzati, di cui 12 percorsi in natura, 34 che sono la maggioranza camminate urbane, perché si presta molto al percorso in ambito urbano, 16 musei all'interno proprio di musei e 24 spettacoli, quindi prodotti non site specific, ma che si possono spostare in diverse località. Come funziona Silent Play? Allora, 47 sono progetti nati da processi partecipativi, come nel caso di Places. Il Silent Play, queste performance teatrali vengono scritte insieme a dei gruppi locali o delle comunità attraverso un metodo, un processo che con Paolo abbiamo messo a punto in questi anni, che prevede la loro sempre di più la possibilità che la loro voce diventi protagonista. 38 invece sono state creazioni di autore, concepite e realizzate sotto la visione artistica di singoli autori, oltre a noi anche altri autori come Anagor, Massimiliano Civica, Teatro Sotterraneo, Matteo Balbo, Valentina Dalmas. Le esperienze di Silent Play sono sempre realizzate in gruppi, quindi da pochi individui a diverse centinaia di partecipanti, che vengono accompagnati da guide. In alcuni casi queste guide agiscono anche come performer. E la colonna sonora integra una varietà di stimoli uditivi, da rumori, musiche, suoni, e può essere la guida anche per un percorso sensoriale. Silent Play nasce nei suoi primissimi anni proprio con una forte vocazione for all. Si colloca nel paradigma del design for all, il che vuol dire progettare ambienti e servizi fruibili dal maggior numero di persone, indipendentemente da età, abilità o condizione sociale. Chiaramente
non esistono esperienze, o sono molto rare le esperienze totalmente for all, ma l'importante è informare tutti gli utenti di quali possono essere ostacoli o limiti che rendono più difficile fruire di un'iniziativa. Qui per esempio vedete in un parco vicino a Vicenza un forte lavoro di integrazione rispetto alle difficoltà di mobilità, alle disabilità sensoriali, soprattutto visive, e alle disabilità cognitive, o alle diversi funzionamenti cognitivi. Ecco, la progettazione for all è estremamente ispirante per un lavoro di creazione artistica, perché pone delle sfide che sono spesso entusiasmanti. Per esempio, una delle sfide è come fare silent play con i sordi. In questo caso ci siamo trovati con un gruppo dell'Associazione Nazionale Sordi a Valresia, dove stavamo realizzando un'audioguida che aveva anche degli accompagnamenti in LIS, in lingua italiana dei segni, però aveva una fase in cui ci si muoveva nel bosco. E allora insieme con i sordi, questa è una cosa molto importante, il coinvolgere le persone portatrici di disabilità all'interno delle fasi di progettazione critica, perché ci insegnano che tutto quello che fai per me, ma senza di me, è contro di me. Allora l'idea è che la progettazione inclusiva sia una progettazione che crea degli spazi di partecipazione. Vi faccio vedere qui come, per esempio, è stata inventata la parola il segno nella lingua italiana dei segni per identificare la Val Resia. Sapete che non tutte le parole esistono in lingua dei segni, ma alcune possono essere create per analogia. E qui abbiamo fatto un laboratorio di un pomeriggio con appunto sordi segnanti per costruire la fase inclusiva di questo percorso. Vi faccio vedere un attimo di video perché vedete due proposte. Val Resia sarebbe la valle dell'aglio, l'aglio è questo segno e la valle è quest'altro segno. E quindi qui c'è un interprete che ci racconta, mentre un altro interprete propone un altro tipo, della la valle, appunto, lui segna, adesso non la traduco direttamente anche perché la mia capacità di traduzione è più semplice, appunto ci parla di come la valle può essere raccontata. E ci sono alcune modalità. Allora Paola, volevo chiedere a te adesso un piccolo contributo rispetto al tema del coinvolgere le voci dei testimoni. Sì, allora il Silent Play è un progetto che è un progetto soprattutto teatrale, ma che si intreccia poi con anche il tema del turismo. Però noi intendiamo turismo non solamente come un turismo che si rivolge a chi viene a visitare un luogo, ma anche a chi lo abita, a chi lo vive. E quindi soprattutto la fase di preparazione del silent, ma poi anche quella di fruizione, è fortemente in relazione con gli abitanti dei luoghi. Anche questa cosa che avete visto in Varresia, questo momento in cui abbiamo incontrato delle persone sorde, si è poi trasformata anche in un'occasione di riflessione anche da parte delle persone che abitano la valle. Quindi noi sempre più abbiamo cominciato a creare questi silent play attraverso delle interviste a persone che abitano i luoghi o che per qualche motivo li conoscono, li frequentano. Qui ecco, Carlo vi vuole far sentire, abbiamo l'audio, Proviamo a farvi questo sentire. canto delle volpi. In Varresia c'è una musica particolare e anche un modo di cantare particolare nella lingua della Varresia, che anche questa è una lingua così molto, molto antica. L'uso dell'audio aumentato permette delle esperienze uniche. Allora, camminando in un bosco, noi possiamo sentire un canto molto raro, si chiama lo yucat, che è il richiamo vocale con cui le donne al lavoro si richiamavano da un versante all'altro della valle e che usavano anche in occasione delle feste, dei matrimoni, delle nascite dei bambini. E vi faccio sentire Sei proprio proprio sicuro che quella furba una parte del canto, la parte finale del canto, e poi sentirete questo richiamo. Ecco, la possibilità di sentirlo nel luogo è ciò che ci dice
la grande chance che ci dà l'audio aumentato. Poi vi dico come facevamo con le persone sorde per raccontare questa cosa. Questo grido, che è un reperto culturale, viene raccontato, viene segnato appunto nella parte narrativa del canto, l'interprete che accompagna la guida. Le persone tengono le cuffie, anche i sordi, perché sentono le vibrazioni e quindi vengono accompagnate dalle vibrazioni della musica, e un segnante racconta, oppure una persona che doppia col movimento delle labbra, racconta i contenuti verbali. E poi in questo caso si racconta la storia del richiamo delle volpi. Diventa appunto una sfida. I suoni sono importanti. Qui vedete un'immagine di Sasso di Castalda in Basilicata, in cui abbiamo realizzato, Paola, proprio una passeggiata sonora, mettendo insieme suoni del presente, suoni del passato e suoni dell'immaginazione. Quindi abbiamo fatto un documentario etnografico, abbiamo fatto suonare dei musicisti contemporanei, ma anche abbiamo fatto sentire il canto delle balene di quando queste rocce erano fondali marini diverse centinaia di migliaia di anni fa, prima di emergere dalla terra, quindi creando un percorso appunto molteplice, multimodale. La drammaturgia fa sì che i partecipanti sono invitati a coinvolgersi in azioni individuali o collettive, oppure a rispondere a domande proposte da una voce guida, in un modo simile a un laboratorio teatrale. In qualche modo, adesso non ve le facciamo ascoltare tutte, no? In qualche modo le persone vengono condotte a entrare, a far parte di un paesaggio, a diventarne attori. E infatti per questo noi stiamo usando la parola teatro, perché in questo caso gli attori e gli spettatori coincidono in una stessa azione. Cosa significa per i suoi cittadini la piazza di Marostica? Significa per i suoi cittadini continuare a essere il punto assolutamente condiviso di incontro di tutte le persone che vogliono incontrarsi per fare qualsiasi cosa, compresa quella che abbiamo fatto noi oggi in questa piazza, dove la gente ha passato ore e ore a fare discussioni di tutti i tipi, da quelle politiche a quelle stupide, a quelle divertenti, a quelle innamorate, a quelle di quello che vuoi. Nella cultura italiana le città nell'anno 1000 hanno già almeno 3000 anni, se non di più, di cultura civica, di cultura urbana. E perché noi non la dobbiamo usare, non dobbiamo esserne orgogliosi, e addirittura se noi la utilizzassimo nelle nostre relazioni interpersonali ci darebbe una grandissima felicità, capito? Perché è un modo di stare insieme che per noi è naturale e che gli altri non hanno, solo che noi abbiamo il dovere di riattivare, di rianimare questa cultura. Non ti è mai capitato di trovarti, per dirti, che ne so, in piazza o non so, hai voglia di ballare, però non puoi farlo perché ti senti attaccato? Se sei abituato a farlo, basta abituare le persone 1 o 2 volte, poi dice tanto le ho solito matto, non ti guardano neanche più. Bisognerebbe ogni tanto azzardare qualcosa. Aprire le finestre, sì, aprire le finestre, ma non le finestre quelle interne, le finestre esterne. Se balli in mezzo alla piazza rendi felici anche le persone che ti guardano. Ed allora prendiamolo come un esercizio di riabilitazione civica. Indicare il cielo con un dito a ritmo. Camminare sul posto, leggermente a tempo, tenendo i gomiti aderenti ai fianchi.
sollevare alternativamente la spalla destra e quella sinistra. E poi, al momento giusto, lasciarsi andare. Allora, vi ho fatto ascoltare, lo fermo, vi ho fatto ascoltare un brano senza preavviso che i partecipanti al Silent Play sulla città di Marostica si trovavano ad ascoltare in quella bellissima piazza che vedete con una scacchiera. E a un certo punto la voce di un grande architetto che si chiama Sergio Loss, che era un po' la nostra guida di questo viaggio, ci invita a riappropriarci dei luoghi. Ecco, io la considero molto esemplificativa questa traccia sonora, perché cosa succede? Che alla fine di questo percorso i partecipanti si mettevano a ballare nella piazza. Sì, a ballare, ognuno a modo suo. L'assessore alla partecipazione, che era in carrozzella, si muoveva muovendo la carrozzella, muovendo il joystick, quindi leggermente a destra e a sinistra. I bambini si scatenavano, le persone anziane accennavano qualche passo, però l'idea è che questa sia una progettazione a soglia bassa, cioè l'invito a tutti a riappropriarsi in qualche modo di un luogo, di una risorsa, di uno spazio culturale, non vederlo come un oggetto, ma diventarne protagonisti. Allora io fermerei qui questa fase di racconto, no? Per parlare di come un audio aumentato, quindi questo tipo di operazione che facciamo proponendo delle cuffie alle persone, può diventare uno stimolo, una spinta a riappropriarsi, a ridiventare protagonisti di un luogo. E questo è tanto più forte quando l'invito a ridiventare protagonisti di un luogo si rivolge a persone che per altri motivi, appunto cognitivi, sensoriali o motori, di quel luogo invece non sono protagonisti perché vivono dei limiti, dei confini. L'arte può avere questo significato e questo ruolo, che è quello di rompere delle barriere. Grazie e siamo anche noi a disposizione di eventuali domande o approfondimenti. Volevo dirvi che noi potremmo andare avanti a lungo a raccontare, no, di Silent Play. In questo momento stiamo chiudendo i 3 percorsi partecipati di Places, il lago di Fimona a Vicenza col Museo Naturalistico e Archeologico, il museo di Klagenfurt, il Landesmuseum della Carinzia, che prevede il racconto invece del centro urbano del paese, e poi abbiamo accompagnato questa bellissima passeggiata da Bressanone alla Zia di Novacella, costruita proprio con un'attenzione alle molteplicità offerte da sguardi e spazi motori di diverse modalità rispetto al fatto che probabilmente se entriamo nell'ottica for all, da vicino nessuno è normale, ognuno di noi è una sfida narrativa e l'idea di aprire i confini del racconto è quello che ci mantiene in vita e anche in tensione nelle relazioni con le altre persone, una tensione positiva. Tarvisio? E a Tarvisio, scusate, mi sono dimenticato che Tarvisio adesso appena mettiamo giù questo webinar, intervisteremo l'ultima delle voci online che compongono un affresco molto ricco di una città meravigliosa, perché è un incrocio di culture e di mondi tra cultura austriaca, cultura slovena e cultura mediterranea, che è il paese, la città di Tarvisio. Grazie mille, grazie a tutti quanti per aver partecipato, è stata veramente un'avventura, però un'avventura nel senso positivo della parola perché mi è piaciuto tanto. Io adesso capisco molto di più della funzione del silent play. Bene, allora speriamo di mettere tutto così insieme da poter pubblicare questo brano su YouTube, così anche quelli che oggi magari non hanno potuto partecipare e poi alla fine che si sono persi l'ultimo pezzo di Marostica, che anche questo mi è piaciuto tanto, e ho incominciato a ballare, come avete magari visto. Perciò
Perciò grazie mille, grazie anche all'Unione Europea che averci finanziato tutto questo progetto. Siamo veramente sì, all'avvenire di un'Europa più sociale e inclusiva. Speriamo bene che diamo noi questo piccolo contributo a questo sviluppo e di questa unità che formiamo con questo nostro gruppetto tra Sud Tirolo, Alto Adige, il Veneto, il Friuli e la Carinzia. Va bene, spero che anche a voi tutti quanti che adesso hanno seguito per la fine abbia piaciuto. Vi ringrazio tantissimo e a breve vi manderemo, cioè a breve. Ci vorrà un po' di tempo di fare questo video su YouTube, così potete anche distribuirlo tra i vostri seguitori. Grazie, Maria già non c'è più, però grazie a Paola, grazie a Carlo. E vi lascio perché io devo scappare perché mi stanno già aspettando dalle 4. Grazie mille, un abbraccio e alla prossima. Grazie.